Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami Vergine, tendenze energetiche generali per la prima parte di dicembre 2022. Abbiamo la carta del sole e la carta del diavolo. Interessante, due energie molto potenti. Guardate, la carta del diavolo vicino alla carta del sole non la sento negativa, anzi, ho la sensazione che qualcuno prenderà in mano il proprio modo di pensare, perché il diavolo fa riferimento al potere mentale, il sole fa riferimento alla chiarezza mentale. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta, così vi dico qualche cosa in più. Come sempre vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, quindi non risuona tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi e il link ad un video che spiega come unire il messaggio di diversi oroscopi. Allora, partiamo con la carta della temperanza, quindi direi che si parte da una situazione più o meno di equilibrio, e dico più o meno perché è uscita subito dopo la torre, e la torre normalmente parla di una caduta dell'ego, di una brusca caduta dei giochi, ma qui sento un po' che è come se fosse il passo prima rispetto a questo movimento di sole diavolo. L'otto di bastoni è una carta che mi parla di novità, di comunicazione. Io credo che qui ci sia qualcuno che abbia ristabilito o che vada ristabilendo quello che è il proprio equilibrio, il proprio ego anche, perché qui abbiamo la torre che è la caduta dell'ego e il diavolo molte volte rappresenta il proprio ego. Mm. Sì, qui c'è qualche cosa con questo 8 di bastoni, perché l'8 di bastoni è sempre una carta che accelera un po' ehm, le carte vicine ed è una carta di forte comunicazione, di novità, normalmente positive, eh. Abbiamo anche questo re di coppe che potrebbe rappresentare una persona vicino a voi, un padre, ehm, anche sì, una persona a cui voi potreste fare riferimento. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. Diciamo che essendo in centro lettura potrebbe essere una persona o la persona con la quale si crea questa torre, con la quale si crea questa caduta dei giochi, diciamo così. C'è comunque poi un cavaliere di coppe, quindi qui arriva un'offerta, arriva una proposta, arriva probabilmente quella comunicazione. Il 7 di pentacoli è un po' la stessa energia che ho qui all'inizio con la carta della temperanza perché ci parla di pazienza e di attesa e normalmente è un'attesa con un'attitudine positiva quando c'è il 7 di pentacoli, cioè si è certi che i risultati arriveranno. E guardate, terminiamo poi la lettura con la carta del giudizio, che è una carta di risveglio spirituale. Quindi è come se ci fosse poi una sorta di comprensione di questo movimento, di questo momento torre, diciamo così. La carta del giudizio vi dà la possibilità di rinascere in un certo modo e per qualcuno fa anche riferimento ad una chiamata che arriva. Mm? Va bene, andiamo a vedere carta per carta, vediamo cosa riesco a dirvi di più nello specifico. Io intanto vi dico che ho già pubblicato le previsioni del 2023, c'è l'oroscopo generale e poi ci sono tre approfondimenti, uno sulla crescita spirituale, uno sull'amore e l'altro sul lavoro e l'economia. Trovate comunque tutto nelle playlist del canale. Andiamo a vedere questa temperanza che è spiegata da un 9 di bastoni e un 5 di bastoni. In realtà la temperanza è una carta che parla di equilibrio, ma vedendo queste due carte sotto lo sento un equilibrio un po' forzato. Ok, probabilmente qui qualcuno ha quella sorta di calma apparente, mi viene da dire. O comunque la situazione da cui arrivate è una situazione apparentemente calma. In realtà con questo 9 di bastoni sento che
e anche il 5 di bastoni, siete stati impegnati, siete stati, diciamo che avete impegnato le vostre energie nel porre determinate barriere, nel difendere o il vostro territorio o quello che è il vostro, magari un vostro progetto, il vostro modo di pensare o proprio il vostro stato di salute psicofisico, eh. Per qualcuno riguarda quello, perché quando c'è il 9 di bastoni, si parla di un colpo che si è già subito e di conseguenza si impara a mettere delle barriere, sia a livello energetico con gli altri, sia anche proprio da un punto di vista fisico. Quindi anche solo quando una persona vi attacca, per esempio, verbalmente, già solo mettere una mano così, di fronte all'altra persona crea in qualche modo una barriera, ok? E in qualche modo la persona o indietreggia o si ferma nel momento in cui sta parlando, però un qualche tipo di reazione lo suscitate. Andiamo a vedere la torre. 5 di spade al contrario e 6 di coppe al contrario. Può essere, ragazzi, perché c'è anche la carta del sole e avendo anche 6 di coppe, può far riferimento a una relazione di lunga data che magari si incrina un attimino. Il 5 di spade lo sento molto collegato comunque alla carta del diavolo, a tutto quello che è il potere mentale, le macchinazioni dell'ego. E vedendo la carta del 6 di coppe al contrario, qui è come se ci fosse qualcuno a cui cade un sogno, cade un'illusione, oppure cade un'amicizia. Lo sento un po' anche così. Diciamo che è più come un prendere consapevolezza che l'altra persona probabilmente non è come noi ce l'aspettavamo, non è come noi l'avevamo dipinta. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Asso di denari, regina di coppe e 9 di spade. Ehm, il 9 di spade io lo sento molto associato anche al 9 di bastoni, sono pensieri e probabilmente discussioni che sono rimaste in sospeso, mi viene da dire, alla quale voi siete ancora un pochettino attaccati, come se avesse bisogno di chiudere questo ciclo e in effetti vedendo il diavolo è una di quelle energie che aggancia, che fa rimanere agganciati a certe cose probabilmente del passato qui. C'è bisogno di fare un po' di pulizia, di trovare la vostra maturità, con questo re di coppe, perché qui se no non si riesce a fare il passo dopo, non si riesce ad andare avanti. Andiamo a vedere il re di coppe. 10 di bastoni. Per qualcuno fa riferimento, lo sento un po' come allo staccarsi da una figura genitoriale, perché qui abbiamo re e regina di coppe e qui c'è una carta che ci parla di figli. Quindi ho come la sensazione che qui ci sia la necessità di intraprendere la propria strada, di smetterla coi condizionamenti appunto dei genitori. C'è bisogno di indipendenza, c'è voglia di fare le proprie scelte, insomma. Mm? Anche se comunque è una cosa che con il Cavaliere di Pentacoli va a rilento, ma c'è bisogno di andare verso la propria indipendenza, sia da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista emotivo. Andiamo a vedere questo Cavaliere di Coppe. Mago, ruota della fortuna, temperanza che avevamo già a inizio lettura e la carta dell'appeso. Quindi arriva una proposta, una comunicazione, qualche cosa che potrebbe dare un nuovo inizio, ok? Un nuovo tipo di equilibrio a questa relazione o a questa situazione. Però diciamo che non siete ancora del tutto convinti, avete sia l'appeso che il 7 di pentacoli verso la metà di dicembre, quindi sento che sì, può esserci l'inizio di questa chiarezza mentale dopo probabilmente questo momento torre, questa caduta dei sogni, se vogliamo, ma ancora non siete convinti. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli. Oh, c'era un'altra carta girata. Re di coppe, regina di coppe. Interessante.
Può essere una relazione di amicizia, anche una relazione di coppia, perché quando c'è una coppia con lo stesso seme si parla di una coppia per destino. Avete anche il 6 di coppe, avete il diavolo, avete la ruota della fortuna, quindi per qualcuno è proprio addirittura una relazione karmica. Mm? E avete anche il giudizio, assolutamente, assolutamente. Quindi è qualcosa che state vivendo insieme a questa persona perché avete da imparare. La vita, l'universo vi ha messo questa persona davanti perché dovete imparare una lezione di vita fondamentalmente. E guardate, normalmente quando c'è il diavolo e la torre si parla di ego, si parla di non stare troppo dietro alle illusioni, ma di riallinearsi con la propria essenza, con la propria anima, col proprio bambino interiore. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli per piacere. Mm. Cavaliere di coppe che era già uscito qui e la carta del 10 di coppe. Ho come questa impressione che vogliate andare al passo successivo. Per qualcuno si tratta di bambini, ok? Perché il sole fa riferimento ai bambini, il 6 di coppe fa riferimento ai bambini, abbiamo il 10 di coppe che fa riferimento alla famiglia completa, no? E anche il 7 di pentacoli mi parla di attesa. Quindi vi dico, per qualcuno è forse quello lo scopo, il punto d'arrivo. Si può aprire un certo tipo di discorso in questo senso, se è quello il vostro caso, se per caso fosse un progetto e non una questione di bambini, anche lì vedo un inizio, vedo l'iniziare un qualche tipo di equilibrio, di compromesso con questo tipo di offerta, dialogo o comunicazione che c'è stato, che ci sarà, meglio detto, anche se non è esattamente veloce nella messa in pratica. Quindi le carte vi dicono: ok, aspettate un attimo, vedete come va, iniziate a prendere in considerazione tutto quello che è stato e quello che vi si sta offrendo. Andiamo a vedere adesso la carta del giudizio. Vediamo come terminiamo il periodo. Re di bastoni al contrario, asso di bastoni e 6 di pentacoli. Qui imparerete a dare il giusto. Il 6 di pentacoli è una carta che, di nuovo, ha una bilancia, riporta in equilibrio sui due piatti. Qui si tratta di dare il giusto tempo, mi verrebbe da dire di attesa, cioè se per caso state vivendo una situazione in stand-by, quindi, perché avete anche l'appeso, quindi c'è stata questa sorta di rottura, piuttosto che di discussione, piuttosto che di presa di consapevolezza, perché non è detto che sia per forza, che ne so, una rottura di relazione, ok? Può anche essere una presa di consapevolezza. Diciamo che con queste carte sotto sento che un po' vi cade un sogno e avete la necessità di parlare, di comunicare probabilmente con questa persona. Però ecco, con calma, le carte vi dicono un po' fate un passo alla volta, ehm, cercate di mantenere un'attitudine positiva perché questo è molto importante e vedrete che poi la presa di consapevolezza arriverà. È vero, avete ancora questo re di bastoni al contrario, può essere che non ci sia ancora un completo dominio della situazione, ma ci saranno le basi per agire in modo ponderato. Con il giudizio, allora, potrebbe riguardare appunto o questa presa di consapevolezza, diciamo in modo un po' più globale della situazione, per qualcuno può essere un'idea che arriva e di conseguenza si parte, diciamo così, con questo asso di bastoni. Quindi c'è questo nuovo inizio, c'è ehm, questa nuova fiamma, questa nuova scintilla, ok, che si riaccende, mi viene da dire. Ragazzi, per qualcuno potrebbe essere una persona che torna dal passato, eh. Ve lo dico perché abbiamo più carte che me lo dicono e come vi ho detto anche prima, se non è un passato, se per voi non è il caso, nel senso che non volete più avere a che fare con nessuno del passato, può essere una persona di un'altra vita, di un passato karmico, quindi perché avete anche tante carte eh, di karma, diciamo così. Allora, andiamo a vedere un'ultima carta, un ultimo oracolo da parte delle fatine, vediamo come concludiamo la stesa per gli amici della Vergine. Celebrazione, wow.
Ma che bello. Guardate, vi dice, restate aperti, restate pronti, per celebrare. È tempo di danzare e di giocare. Un invito potrebbe arrivare. Ho fatto anche la rima. Va bene, amici della Vergine, spero che la lettura vi sia stata utile. Se apprezzate il lavoro che sto facendo, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare, potete lasciare una donazione. Ogni tipo di supporto per me è molto importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!